Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Tutti li amiamo. E no, non mi riferisco ai dolci, ma agli animali. Ma lo sapevate che in italiano ci sono moltissime espressioni che vengono utilizzate per descrivere la personalità di noi, esseri umani, e che fanno riferimento in qualche modo agli animali? Restate là perché in questo video vi presenterò quelle più comuni, più utilizzate nell'italiano colloquiale e sono veramente molto interessanti. Partiamo subito perché ne ho tantissime per voi. Essere un lupo solitario. Questa espressione viene utilizzata in riferimento a una persona che ama stare da sola per i fatti suoi. Marco è un lupo solitario. La sera non esce mai con noi. Stare da cani. Questa espressione indica stare male fisicamente e o mentalmente. Essere tristi o particolarmente stanchi, abbattuti per qualcosa. E non so perché la scelta del cane qui, perché in realtà i cani tendono sempre a mettere di buon umore. La ragazza di Marco lo ha lasciato e lui ora sta da cani. Sto da cani. Ieri ho lavorato tutto il giorno e oggi ho un terribile mal di schiena. Essere una vipera o una serpe. Una persona viene definita una vipera o una serpe quando è veramente cattiva, perché magari critica molto gli altri alle loro spalle, di nascosto, oppure è perfida nel senso che dice sempre molte cattiverie. Ma una vipera o una serpe è anche una persona che tradisce spesso la fiducia altrui, che agisce sempre alle spalle di qualcuno che non se lo aspetta. Marta è una serpe, sta sempre a giudicare gli altri. Marco è proprio una vipera, parla sempre male di chiunque, persino dei suoi amici. Essere un allocco. Questa espressione indica una persona poco sveglia, un po' stupida, ingenua. Marco è proprio un allocco, si è fatto rubare 100 euro da un truffatore. Povero Marco, nel prossimo esempio cambierò nome. Essere una volpe. Spesso per dare più enfasi è anche possibile aggiungere l'aggettivo vecchia. Essere una vecchia volpe. E questa espressione si usa in riferimento a una persona che consideriamo particolarmente furba, astuta, che usa il proprio ingegno, la propria intelligenza per ottenere qualcosa per se stessa, a proprio vantaggio. Mauro è una vecchia volpe, riesce sempre a ottenere quello che vuole. Nonostante fosse colpevole, non si è fatta scoprire, è proprio una volpe. Essere un pavone. Con questa espressione invece indichiamo una persona molto vanitosa, che ama mettersi in mostra. Da qui, in realtà, dal pavone, abbiamo anche il verbo che indica proprio il mettersi in mostra, e cioè pavoneggiarsi. Gaia è proprio un pavone, ama stare al centro dell'attenzione. Fare l'uccello del malaugurio. Questa espressione invece viene utilizzata in riferimento a qualcuno che ci sembra particolarmente pessimista, che vede sempre tutto nero, che vede il bicchiere mezzo vuoto. Ma no, non fare l'uccello del malaugurio, vedrai che andrà tutto bene. Essere sano come un pesce. Effettivamente non so se i pesci possano ammalarsi.
Non ho mai sentito di malattie dei pesci. In ogni caso, l'espressione si utilizza in riferimento a una persona che gode di perfetta salute, sia mentale che fisica. Secondo Google stavi rischiando la vita, ma in realtà le analisi dicono che sei sano come un pesce. Essere un maiale. Beh, sappiamo tutti un po' a quali cose generalmente la figura del maiale è associata, no? È sicuramente un'espressione molto dispregiativa in riferimento a diversi tipi di persone. In riferimento a una persona sporca nella sua apparenza, oppure in riferimento a una persona ingorda che mangia sempre qualunque cosa. Ma si usa anche in riferimento a una persona viscida dal punto di vista sessuale. Dopo tutto quello che hai mangiato, hai ordinato ancora del pollo fritto? Sei proprio un maiale. Fare il grillo parlante. Questa espressione si usa in riferimento a una persona che dispensa sempre consigli saggi a tutti e che tende sempre a far ragionare gli altri in modo oggettivo, ma molto insistente e frequente. Anna fa sempre il grillo parlante, non si fa mai i fatti suoi. Fare l'oca o essere un'oca. Queste due espressioni si usano in riferimento generalmente a una donna che si comporta in modo frivolo, superficiale o che sembra poco intelligente. La differenza sta nel fatto che fare l'oca indica una situazione momentanea, un comportamento in una certa circostanza, mentre essere un'oca indica che questo comportamento è costante, che quella persona è sempre così. Giulia e le sue amiche sono proprio delle oche, sono sempre al centro commerciale. Fare la civetta. Questa espressione si usa per descrivere una donna che fa di tutto per attirare l'attenzione di chi le sta intorno, che cerca sempre di ammaliare e sedurre tutti, con i suoi modi, con il suo aspetto, con la sua presenza, con quello che dice. Non fare la civetta con lui, è un uomo sposato. Fare la gatta morta. Anche questa espressione si usa in riferimento a una donna che vuole attirare l'attenzione di una persona in particolare, ma lo fa in un modo viscido, un po' subdolo, eccessivamente smielato, da risultare fastidioso. Incredibile, suo marito l'ha tradita con la sua segretaria, che faceva sempre la gatta morta. Essere come una formica. Beh, conosciamo tutti la favola della cicala e della formica, non è vero? Quindi questa espressione indica proprio una persona che è una grande lavoratrice e che sa gestire bene i suoi risparmi spendendo in maniera molto controllata. Meno male che sono come una formica. Ho messo da parte molti soldi e finalmente potrò fare quel viaggio a New York. Fare lo struzzo. Anche qui sappiamo tutti quello che lo struzzo fa, no? Molto intelligentemente lui nasconde la testa nella sabbia e così spera che gli altri non lo vedano, semplicemente perché lui non vede loro. E infatti indica una persona che volontariamente ignora i problemi circostanti, i problemi che sono nella sua vita o anche nella vita delle persone che la circondano. Marco sta per essere licenziato, ma continua comunque a fare lo struzzo. Questo comportamento non lo porterà lontano. Essere uno sciacallo. Chi è uno sciacallo? È una persona che approfitta
approfitta o gode delle disgrazie altrui. Quel giornalista è proprio uno sciacallo. Ha pubblicato un articolo senza avere delle prove certe, semplicemente per qualche click in più. Quante di queste espressioni già conoscevate e quante invece ne avete imparate grazie a questo video? Fatemelo sapere nei commenti e scrivetemi una frase o più utilizzando queste espressioni. Se volete scoprire di più del mondo degli animali, vi consiglio di dare un'occhiata al video in cui vi racconto un po' tutti i versi degli animali. Molto interessante e potrebbe sempre tornarvi utile. Come sempre trovate il video in alto nella card o giù nella descrizione. Ma io vi ricordo anche che sul nostro sito lernamo.com potete trovare tutti gli altri contenuti di cui potreste aver bisogno, sia di lingua sia di cultura italiana. E non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, condividetelo con tutti gli amanti degli animali che conoscete e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Io vi saluto e ci vediamo prestissimo. Ciao ciao!